Ciao hackerini e hackerini. Già. Ok, dovrei aver sistemato. Non so se mi vedete al rallentatore perché ho cambiato cose, quindi forse adesso mi vedete strana, che parlo strana. Boh. Non so, ditemi voi. Perché può essere che mi vedete che parlo strana, tipo che è ritardato. Però boh, vabbè. Vedremo, vedremo. No, si sente bene. Ok, quindi forse ho sistemato. Allora, forse... Sì, dai, ho sistemato. Vittoria per me. Allora, com'è andato il vostro fine settimana? E il vostro lunedì? Si sa che il lunedì è sempre il più brutto. Infatti io sono già stanca. Ciao Alex! Come va Alex e David? Il mio è andato a fare programmazione parallela di algoritmi ricorsivi. Male perché è lunedì. Vabbè, dai, insomma, tra programmazione e il male perché è lunedì, abbiamo iniziato tutti male, dai. Vabbè, dai, però dopo lunedì c'è martedì, poi mercoledì, poi giovedì e poi venerdì. Quindi poi c'è di nuovo il fine settimana, no? Uno pensa così, inizia il lunedì per pensare già a sabato. Mi piace anche programmazione parallela di algoritmi ricorsivi, solo che non è banale. Vabbè, chiaro, chiaro. Vediamo che cerco. Algoritmi parallela. Oddio. Programmazione parallela di... Cioè... Oh. Ma sarebbe tipo il divide et impera? Ah, ok, quindi programmazione parallela. Sì, ho fatto anch'io un corso così. Però non aveva questo nome super lungo. Ok, quindi rifai quicksort usando programmazione parallela. Lo abbiamo skippato, quello ha detto troppo banale. Addirittura. Vabbè, insomma, cioè... Se è un corso di laurea... Ma si fa al primo anno o al secondo? E in che linguaggio? Come chiedeva David. Ah, in C e voleva buttarci come prima roba il bucket sort. Allora, vediamo. Aspettate che cambio. Bucket sort. Vediamo. Oddio, ma no, hai bucket. Oddio, io forse questo non l'ho fatto, non me lo ricordo. O forse era diverso. Vabbè, ma scusa. Non si inizia da uno semplice per poi aumentare. Ok, dimmi il nome del corso.
Che nome lungo. Computer Architecture and Programming for Intelligent System. Lo scopo finale è saper programmare in GPU. È la mia magistrale. Ok. Ok, sembra interessante però. Non ci sono... Ah, no, scusa. No. Pensavo ci fossero tipo gli argomenti, invece forse non ci sono. Vabbè. Ah, non li ha messi, ok. Ma ci dovrebbero essere. Sì, magari non ci sono per questo corso. Insomma, pure io ne ho fatto uno simile, però, cioè, non... Mi sa che questo è più avanzato di quello che avevo fatto io. Però dai, sembra interessante. Io l'avevo fatto in C++. Non in C. Però, vabbè. Il prof è simpatico. Vabbè, almeno questo, dai, almeno ti passa la lezione, se no... Ah, da voi ci sono cose in C, alcune in C++. Oddio, quando l'ho fatto io, da me c'era solo C++. Cioè, poi c'era Java e altre cose, però tipo... In C mi sa che non c'era niente. Ma potrei ricordarmi male, però mi pare così. Però dai, interessante, interessante. Sì, Java alla magistrale hanno abbandonato solo Python. Sì, alla magistrale... Boh, sì, forse... Sì, sì, forse pure io. Java non c'era più. Onestamente non mi ricordo più. Ah, questo è l'Healthcare Intelligent System che mi dicevi l'altra volta. Robotics addirittura. Internet of Medical Things. È interessante però, eh. Molto interessante come corsi. Insomma, anche complesso. Neurohealth. Aspetti diagnostici. Ah, neuroimaging, ok. Ok, interessante. Volevo fare cloud computing. Ah, questo qua. Strumenti sul cloud. Per valutare il possibile. Oddio, non so cosa... Perché progettare soluzioni per analizzare grandi moli di dati? Ah, forse per distributed system. Ciao Salvatore! Ok. No, interessante, interessante come corso, sinceramente.
Non sapevo che c'era questo corso così mischiato. Cioè, sapevo che c'era tipo bioinformatica, tutte queste cose. Vuoi farlo? Oddio. Oddio, non avrei il tempo, però sembra interessante. Ah, bioinformatica l'hai fatta alla triennale. Ah, ok. Sempre a Verona. No, è interessante, ok. Ah, ok, ok, adesso ho capito. Cioè, questi moduli sono tra l'anno 1 e l'anno 2, quindi. Perché sono andata a vedere l'anno 2 e ci sono gli stessi, quindi ho detto cosa sta succedendo. Ah, sì, ok. Ok. Ciao Miao Tse-tung. Però comunque sono tutti corsi che hanno pochi crediti, cioè sono tutti con 6 crediti. Ah no, ok, questi due sono 12. Però la maggior parte sono di 6 crediti. Lì lo scam ne ho tanti. Infatti ne devi seguire tanti comunque per fare poi i crediti. Insomma. Ma poi dopo cosa vorrai fare? Cioè, lavorare nel... Vabbè che 24 sono di tesi. Ah, sì. Final exam, ok. Bello, ok. Va bene. Ma dopo vorrai fare robe di sanità, nel senso sempre relativa a sanità, o vorrai specializzarti in qualcos'altro? Speravo di fare tirocinio presso un'azienda e raccomandarmi. Però è specifica. I crediti valgono fino ad un certo punto, a me gli esami di 10 crediti hanno almeno 1400 pagine. Sì, sì, questo è vero, hai ragione. Però è strano che ce ne sono così tanti di 6 crediti, no? Cioè, mi aspettavo, almeno di quello quando l'ho fatta io, era un misto tra 10, 6 o robe così. Va bene. Va bene, dai. Dopo il bucket sort iniziamo. 2000 pagine. Madonna. Vabbè, per rallegrarvi vi do il countdown di Natale, dai. Mancano 58 giorni, se volete saperlo. 5 ore. Giusto per essere proprio precisi. 2 mesetti, esatto. Esatto, 2 mesetti, siamo a Natale. E... e vediamo. Almeno non si lavora. Per qualche giorno. E l'università è chiusa. Però forse dovete studiare. Io mi ricordo che a Natale studiavo, quindi non il giorno di Natale, chiaramente, però il periodo studiavo, quindi. Va bene. E insomma, iniziamo. Torniamo col cross-site scripting e facciamo le ultime tre del livello apprentice. A Natale si studia a casa, a me il Natale non piace neanche. Perché non ti piace? Raccontaci. Però dai, festeggio il compleanno di Newton. Va bene. Però dai, il Natale non è così brutto. Poi non lo so perché non ti piace, però... Cioè, ci può pure stare che non ti piace, Cioè, chi sono io per dire che ti deve piacere?
Ma scusa, il compleanno di Newton è lo stesso giorno? 4 gennaio. Leggo HTML? No. Beh, chiaro, c'è sempre HTML, no? Quando parliamo di cross-site scripting. Non l'ho copiato? Non l'ho copiato. Non ti piace l'HTML, scusa? No, vabbè. Vabbè, neanche a me. Cioè, a me non piace JavaScript. Cioè, è proprio un sentimento proprio ostile con JavaScript, sinceramente. Perché no, fa cose strane. Hai fatto un sito tutto Python? Vabbè, ci sta, ci sta. 100% Python. Mamma mia, proprio per non usare queste tecnologie del web, proprio dire no, io mi ribello. Esistono le librerie, è vero, hai ragione, hai ragione. Gemini sbaglia, è nato il 25 dicembre, Isaac. Ah, sì? Aspetta che lo ricerco. Compleanno di Newton. Hai ragione. Mi dispiace che mi sono affidata a Gemini o Gemini. Ammetto che per fare la grafica si manda... per quello stavo pensando, come hai fatto la grafica? Cioè, sicuro hai usato librerie, però, cioè, è complicato. Non ci si fida degli LLM, hai ragione, David. Solo che è molto comodo, mi dà le informazioni qui. Non lo posso segnalare, tipo, vedi che hai sbagliato. Invia feedback. Questo. Contenuti imprecisi. Ah, errati. David. Hai fatto anche un video al riguardo. Hai ragione, hai ragione. Sono una persona orribile. Mi dispiace, però è lunedì, capitemi. Ah, il sito era per un esame. Vabbè, hai preso 26, buono, buono. Ah, però aspettate, Geopop dice... Ah, abbiamo Geopop che ci dice Isaac Newton è nato il 25 dicembre ma anche il 4 gennaio. Com'è possibile? Sono corrette entrambe, dice. È nato, come mai? Ah, perché erano in vigore due tipi di calendario. Quello gregoriano, che usiamo anche noi, ancora oggi in qualche paese europeo, e quello giuliano, più antico. Nel Regno Unito, quindi vedi, non aveva proprio torto, Povero Gemini, che l'ho pure segnalato adesso, poverino. Quindi chi ha ragione? Entrambi. Dice in tutti i paesi cattolici, Italia inclusa, era in vigore il calendario gregoriano. E quindi aveva portato alla soppressione di 10 giorni, dal 4 al 15 ottobre. E quindi si trovava avanti di 10 giorni rispetto a quello giuliano che in realtà era utilizzato dal Regno Unito. Però, dipende come volete considerarlo. Se volete considerare il suo paese natale, considerate il 25 dicembre. Se invece volete considerare il paese cattolico, come l'Italia, allora dovete considerare il 4 gennaio. Dipende tutto da voi.
Fidatevi degli LLM. Ma non ha torto, non ha torto perché si usavano due calendari diversi. Quindi vedete, io sapevo che aveva ragione, sapevo che non mi avrebbe mentito. Quindi fa il doppio compleanno, sì, esatto. Ah, quando è entrato in vigore nel 1582. Paese natale. Se voi siete nati prima del 1582 potete festeggiare 2 volte il compleanno. Credo. No, ho detto una scemenza. Ah no, sì, dopo. Ah, possiamo festeggiare 2 volte, perché? Possiamo festeggiare. Sì, esatto. E possiamo festeggiare 2 volte il compleanno dicendo che abbiamo 2 calendari. Sì, vabbè, lo so che non esistono persone che vivono da quell'epoca. Sarebbe un po' strano. No, no, ok, Gemini ha usato il calendario gregoriano, quindi non è cattolico. Ah no, scusate, è giusto, paese cattolico. Scusate, mi sto confondendo. Ok. Niente, svelato il mistero della data di nascita di Newton grazie a Geopop. E adesso vediamo il laboratorio. Cross-site scripting, quindi proviamo a chiedere a Giroc. Non ho Mo chiedo a Giroc altri. Ok, facci sapere cosa diranno. Posso chiedere a ChatGPT quando è nato Newton? Mi dice, Newton è nato il 4 gennaio secondo il calendario gregoriano oggi in uso. All'epoca però in Inghilterra era ancora in vigore il calendario giuliano, quindi nei documenti originali la sua data di nascita compare il 25 dicembre. E quindi mi dice, me le ha dette tutte e due. Possiamo dire che ChatGPT è stato bravo? Molto bravo. Bravissimo. E allora, il laboratorio ci viene detto anche Giroc 4 le ha dette entrambe, vedi. Ma può essere che me lo diceva anche Gemini, però io ho letto solo la prima frase, come si fa solitamente. Ah no, giusto, perché questo è... Ma non so se questo è Gemini, però. Forse è questo Gemini. Infatti qui me le dice entrambe, Cioè, questa non è la pagina riassunto di Google, tipo. Infatti, quindi non è il... Non era Gemini. Vedete, voi ve la siete presa col povero Gemini, poverino. Cioè, invece questo sa tutto. Però avete ragione, fidarsi non si deve fidare degli LLM. Avete ragione. E tornando al laboratorio, 3 volte che lo dico. Allora, questo laboratorio contiene un cross-site scripting reflected. Ricordatevi che il cross-site scripting è l'esecuzione di JavaScript, di un JavaScript malevolo, dentro una pagina HTML, diciamo, o nel DOM, dipende che tipologia di cross-site scripting andiamo a vedere. Il reflected praticamente si chiama così
proprio perché il payload viene riflesso nella risposta del server e quindi viene direttamente riflesso dopo la nostra richiesta. E qua ci viene detto che c'è un reflected cross scripting nella funzionalità di ricerca dei blog, però qui ci viene detto che come si chiamano le parentesi angolari, che sono tipiche dei tag di HTML, quindi ad esempio di un normale script, sono codificate. E quindi vuol dire che sono state cambiate queste parentesi in un modo tale che non vengano eseguite dal browser, ma vengono codificate, appunto encoded, in modo che appariranno come testo al browser. Vediamo il laboratorio. Ah, dice per risolvere il laboratorio esegui un cross scripting che inietta un attributo e chiama l'alert. Andiamo a vedere dove è andato. Okay. Quindi noi abbiamo questa pagina, qui abbiamo Barb che ascolta tutto e andiamo ad inserire il nostro normale script alert 1 script. Nella risposta vediamo subito che non ha funzionato. Prima di tutto perché non abbiamo l'alert, il pop-up che solitamente abbiamo usando questo tipo di script di payload. E poi se andiamo ad analizzare la pagina possiamo vedere che è stato codificato. Per vederlo, voi qui non sembrerebbe che non è stato codificato, però se fate edit HTML vedete che appunto è stato codificato. Questa è la codifica HTML delle parentesi angolari aperta e chiusa. E si vede anche nella risposta. Vediamo, esatto. Se qui non fosse stato codificato, voi avreste visto direttamente il vostro payload, cioè questo qua. Quindi proviamo a cercare una parola, come al solito, proprio perché nel cross scripting andiamo sempre a cercare una parola che sappiamo che non c'è nella pagina, proprio per andarla poi a cercare nel codice, nel DOM o nel codice HTML, per vedere dove appare. In questo caso abbiamo due... è stata trovata 2 volte. Una è qui appunto dove l'abbiamo vista prima, dove viene codificata, e un'altra è in questo nell'input, quindi qui. La cosa interessante è che qui non possiamo fare nulla, perché qui per eseguire qualcosa, cioè nell'H1, dovremmo utilizzare le parentesi angolari, che appunto sono codificate e quindi non le possiamo utilizzare. Invece qui questa è un altro metodo in cui noi possiamo andare a rompere aspettate che vi prendo un Visual Studio. Ecco qua.
Eh, no. Interessante. Non mi fa lo zoom. Ok, vabbè. Ah, ero sparita, scusate. Eccomi di nuovo. Quindi noi potremmo iniettare qui, in questo dove c'è appunto Cinnamon Sec, qualcosa del tipo parentesi, scusate, apici, doppi apici, un qualcosa uguale alert. E poi chiudiamo, giusto perché siamo brave persone. Oppure potremmo inserire qui un altro apice, così si conclude. Qui potremmo ad esempio fare un click o un qualsiasi evento che si può utilizzare in modo che quando viene eseguito quell'evento viene eseguito il codice malevolo. Quindi per esempio il più classico è il onMouseOver, così quando noi andiamo con il mouse sull'input, in questo caso perché è un input, vedremo l'alert. Questo è possibile perché, potrebbe essere possibile in realtà, perché qui in questo value possiamo inserire qualsiasi cosa e se non è stato validato possiamo rompere appunto i doppi apici ed eseguire il codice. Quindi andiamo a provare. E vediamo cosa succede. Se me lo fa copiare. Ecco, viene eseguito. Se andiamo a vedere, ecco. Sì, sì. Giusto perché ci passo davanti, ci passo sopra. Mi ero scordata che abbiamo messo un mouse over. Perché vedete, ogni volta che noi passiamo sull'input, questo viene eseguito. Però volevo copiare. E appunto, come abbiamo detto, questo viene inserito e si esce fuori dal value. In questo modo possiamo eseguire codice JavaScript, quindi un cross-site scripting, anche se le parentesi angolari sono codificate. Nel caso in cui avessimo messo soltanto così, cioè in questo modo, il payload sarebbe eseguito lo stesso, perché comunque l'HTML è abbastanza, il DOM è abbastanza intelligente da capire che se non chiudiamo in doppio apice funziona lo stesso. Ve lo voglio mostrare. Per esempio in questo modo, quindi chiudiamo il value, però non mettiamo altri doppi apici. Ah, non funziona. Aspettate. Forse se metto così. Ah, sì, vedete, infatti se vado a vedere la sezione... dov'è? Vedete che qui avete un apice in più, che comunque gli va bene, cioè HTML prende tutto, gli va tutto bene. Cioè il DOM più che altro è abbastanza intelligente. Questo è perché
non è validato l'input. Come sempre le protezioni per un cross scripting sono sempre la difesa dell'input, quindi si deve validare l'input, quindi accetto solo, per esempio qui potrebbero dire accetto solo lettere, per esempio. E quindi ovviamente se tu inserisci doppi apici non lo accetti, lo rifiuti. Oppure si ne sanificano i dati, quindi si puliscono i dati. Se ad esempio come per esempio se mettiamo script con le parentesi angolari, la pulizia dell'input sarebbe togliamo per esempio script o lo trasformi, come ad esempio l'encoding, lo hanno trasformato, l'hanno codificato in modo da non essere malevolo. Oppure puoi limitare i caratteri. In questo caso non so quanto avrebbe senso limitare, perché appunto è una ricerca di blog, quindi. Però per esempio puoi anche limitare, ad esempio, che non vuoi le parentesi angolari. Oppure poi hai delle difese sull'output, quindi per esempio vai a pulire, appunto, vai a codificare. Ecco, prima vi ho detto che l'input era la codifica, no, perché la codifica è nell'output, proprio perché tu prendi l'output, quindi quello che esce dal server, e lo mandi al browser in modo che non sia eseguibile. Quindi la codifica appunto è una difesa sull'output, perché appunto viene codificata dal server e viene mandata al browser. Queste insomma sono le protezioni in generale del cross scripting. Quindi andiamo a vedere il prossimo laboratorio. Puliamo l'history e anche qui. Andiamo al prossimo, che invece è una stored cross scripting. Qui sempre la differenza tra stored e reflected è che la stored è memorizzata da qualche parte su un server, su un database o da qualche parte sul server, e viene distribuita a tutti gli utenti che visitano la pagina. Invece il reflected appunto viene riflesso nella risposta del server. Quindi per esempio noi mandiamo un URL malevolo che utilizza magari come prima, adesso non ho più il laboratorio, l'ho cancellato, però prima c'era ad esempio laboratorio e poi search uguale, e qui potevamo inserire il nostro payload malevolo. Quindi qual è la cosa? Nel reflected noi mandiamo questo URL alla vittima che eseguirà questo payload. E quindi l'attacco finisce lì. Invece nella stored viene memorizzato su un database o comunque da qualche parte, e quindi sta fisicamente lì finché qualcuno non lo cancella, quindi finché un admin non lo cancella o qualcuno. Quindi accediamo al laboratorio e qui ci dice che il laboratorio contiene un cross scripting store, quindi persistente, diciamo, nella funzionalità del commento. Per risolvere il laboratorio inserisce un commento che chiama alert. Quando il nome dell'autore è cliccato. Aspettiamo. Intanto... Boh, l'avete visto il mio ultimo video? Che ne pensate? Era troppo tecnico, troppo complicato? Era complesso, no? Un pochettino.
Però era un argomento complesso. Boh, io ve lo mando. Così se non l'avete visto lo guardate. Tipo forzare la gente a guardare i miei video. um, e niente, quindi non lo carica. Vediamo il countdown di Natale ancora. Ho ricevuto l'email di Google che mi dice che ha preso la mia il mio feedback riguardo il fatto che dicevo che il compleanno di Newton non è il 4. Anche se in realtà era vero. Vabbè. Ma perché adesso fa così? Ce la puoi fare, Portswigger, vai. Ho fiducia in te. Non mi abbandonare. Vediamo. Vedete, anche Portswigger dice, ma è lunedì, lasciami in pace. Hanno ragione, pure i server lavorano troppo, diciamolo. Sono sfruttati. Cioè, è lunedì e io voglio fargli fare cose. Niente, non funziona. Va bene. Allora, datemi un attimo che provo a ricaricare. Provo un po' ad uscire dal... a fare il logout e provo a rimettermi di nuovo. Vediamo un po'. Mannaggia Portswigger, mannaggia. Eccola qui. On Labs. Portswigger secondo me deve potenziare un po' la banda, si intasa troppo spesso. Sì. Ma il problema è che va in timeout ogni tanto. Cioè, adesso va in timeout perché forse non si è chiuso bene il laboratorio di prima. Giusto? Sì. E quindi magari, non lo so, gli è preso male, non lo so. Tipo robe così. Perché mi succede spesso che quando magari faccio un laboratorio e poi passa ad un altro, si impalla e devo aspettare. Quindi secondo me c'è tipo qualche problema quando magari un laboratorio lo finisci, magari non chiude bene e lui pensa che ancora hai quello. Boom, cose strane, non lo so, non lo so. Dovremmo chiedere a quelli di Portswigger. Insomma, qui è bianco. Vedete, cioè va in time out adesso. Mannaggia. Provo ad aprirlo direttamente. E niente, raccontatemi allora cosa avete fatto oggi. Cioè, beh, Alex me l'ha già detto. Le altre persone. Io non ho fatto niente di che, ho lavorato, quindi niente di emozionante, sinceramente. Ho fatto delle call e altre cose e niente. È lunedì poi, no? L'abbiamo detto, quindi non si possono fare cose emozionanti.
E niente. Niente. Vediamo se ne provo un altro. Tipo il prossimo. Però attenzione, mi ha detto un'altra roba strana, quindi magari adesso si avvia. No? Però secondo me ci siamo quasi perché vedo che mi dà un comportamento che me lo dava l'altra volta. Quindi secondo me dopo un po' che faccio così può essere che si avvia. Come pazzi. Ad aprire sempre la stessa cosa. Tu hai studiato e seguito lezioni in uni. Che bello però l'università. Prova modalità incognito. Va bene. Hai ragione, magari la modalità incognito funziona. Solo che devo cambiare delle cose. Vediamo. Cioè, oddio, bella l'università adesso che non la faccio. Quindi immagino che questa... Quello che ho detto voi avreste detto, bella, non lo so. Però dai. Alla fine dipende, no? Allora, sto provando la modalità in incognito. E funziona, infatti. Bravo Miao Zedong. Eccolo qua. Sicuramente mi piace quello che studio, però è un grosso stress comunque. Sì, no, per quello ho detto che lo dico adesso, perché comunque quando facevo l'università era stressante, cioè non era facilissimo da gestire, quindi cioè, c'erano tante cose belle, però ovviamente c'è anche lo stress che devi fare gli esami, devi studiare, quindi chiaramente non è facile. Però una volta che la finisci, dici, mannaggia, voglio tornare all'università. Ok, ce l'abbiamo fatta, forse. Devo copiare questo. Però, forse sì, forse era la cache, può essere. E allora, qui diceva il laboratorio che la vulnerabilità era nel commento, quindi andiamo a vedere il commento, che cosa fa. Intanto abbiamo sempre il nostro amichetto Barb e proviamo ad inserire un commento semplicemente. Inseriamo test cinnamon sec, il nome cinnamon sec, l'email cinnamon chiocciola bla.it, spero non esista, e qui cinnamon sec.it, che non esiste, però vabbè. Commentiamo, andiamo a vedere Barb cosa ha fatto. Ha mandato una richiesta che ha fatto il redirect alla confirmation e abbiamo la confirmation qui, che è appunto la pagina che abbiamo visto. Se torniamo indietro nel blog e andiamo ad analizzare il nostro commento, c'è una cosa interessante. Questo il nome che noi abbiamo inserito, quindi in questo caso cinnamon sack, si può cliccare. Vediamo il codice. E vediamo infatti che questo viene creato un hyperlink, che comunque è semplicemente un collegamento ad un'altra pagina, quindi tipo ad un'immagine o ad una pagina web. In questo caso è una pagina web che
che viene usato che quando clicchi quella, appunto, questo hyperlink, verrai rediretto sulla pagina. Se noi proviamo a cliccarci, è molto strano perché cioè, fa il redirect su questa pagina, però la cosa strana è che loro, cioè gli sviluppatori di questa pagina, concatenano il sito web al laboratorio, all'URL del laboratorio. Questo è un path relativo e non assoluto. Probabilmente si è fatto perché se ad esempio noi vogliamo creare un hyperlink di un'immagine, avrebbe anche senso che si usa un path relativo, perché sai che magari la tua risorsa, la tua immagine sta all'interno dello stesso sito web. Qual è la differenza? Il path assoluto è il percorso completo, quindi per esempio appunto che ne so, tipo https cinnamonsec.it immagine ciccio.png, quindi è tutto completo. E questo è utilizzato quando vuoi un link che funzioni dappertutto, cioè quando, anche se sono nell'home o se sono nel mio account, se io clicco quel bottone o quell'immagine o qualsiasi cosa, io vengo avrò un redirect a questa pagina e dovrà funzionare ovunque. Il path relativo invece è la versione abbreviata, quindi in questo caso sarà semplicemente questo. Il problema qual è qui? Che con il relativo si parte da dove si ci trova. Quindi se io sono nell'home page, per esempio, verrà collegato, verrà attaccato qui. Oppure se sono in account, mi verrà collegato qui. E se questa immagine non esiste nell'esatto posizione, ovviamente non funzionerà. Praticamente possiamo vederla come per esempio una libreria con gli scaffali, no? Se il vostro sito web è una libreria di scaffali, una grande libreria con tanti libri, e ogni pagina HTML è un libro, se io vi dico prendi il libro che sta a destra. Se io vi dico prendi il libro che sta a destra del mio scaffale o che sta alla tua destra, questo è relativo, perché è relativo alla tua posizione. Se io vi dico invece prendi il libro della libreria di Roma, scaffale 5, numero 12, 13, quello che è, questo è assoluto, perché anche se tu ti trovi a Milano, sai che devi andare a Roma per prendere questo libro, quindi non è relativo alla tua posizione, ma è appunto assoluto. Puoi prenderlo da qualsiasi posto tu sia. Quindi in questo caso lo sviluppatore gli sviluppatori hanno creato questa cosa probabilmente con la possibilità di creare, appunto, di vedere il sito web dell'autore del commento. Probabilmente se noi inseriamo https davanti al sito web, magari si crea un sito. Possiamo provare, vediamo. O magari è proprio sbagliato. Tipo, se io inserisco questo, cosa succederà? Andiamo giù.
Vedete, sì, esatto, con HTTP davanti all'URL mi fa il redirect alla pagina esatta. Invece se io non metto HTTPS o HTTP, verrà creato il path relativo. Proprio perché gli sviluppatori probabilmente si aspettavano un HTTP per creare un protocollo HTTP per creare l'URL. Quindi andiamo a vedere un po' questo, il codice, e si vede che appunto il sito web è inserito nell'href e questo ci dà la possibilità di creare degli URL arbitrari, perché appunto, come abbiamo visto, viene concatenato nell'URL. La cosa qui è che nell'href si possono utilizzare diversi protocolli, quindi HTTP, HTTPS, proprio perché è un collegamento ad un'altra pagina web. La cosa che però molti sviluppatori non sanno è che si può utilizzare anche il protocollo JavaScript, diciamo, non è un protocollo, però diciamo, oddio, non so, vediamo com'è definito, tipo, ma... Ciao Meliodas and Guitar e ciao Rex. Sì, facciamo, vediamo Barb, utilizziamo Barb un pochino per i laboratori. Però quello che stavo dicendo, sì, no, JavaScript è un linguaggio, però la cosa che mi è venuto il dubbio adesso è perché noi abbiamo HTTP, che è appunto il protocollo HTTP, abbiamo HTTPS e poi si potrebbe usare JavaScript 2 punti. Però questo non è un protocollo, quindi non so come definirlo. Questo era il mio dubbio. Lo cercherò. Lo cercherò, vi farò sapere. E diciamo che questo praticamente si usa utilizzando ad esempio così JavaScript 2 punti alert 1 che comunque non è un uso tipico inserire questo nell'href chiaramente, però qualsiasi cosa voi inserite dopo i 2 punti verrà eseguito come appunto come JavaScript. Però chiaramente la cosa non è che non sia giusto o insicuro permettere di usare, cioè usare questo payload. Il problema di questo laboratorio è che oh, non lo vedete. Sì, chiaramente, però il problema del laboratorio qui è che essendo che viene creato un path relativo, no? E quindi concatenato, e gli sviluppatori ci danno la possibilità di creare un URL. Invece se nel caso in cui noi avessimo usato direttamente questo cinnamonsec.it senza HTTP, senza HTTPS, gli sviluppatori avrebbero dovuto controllare e verificare che c'era HTTP oppure aggiungercelo se proprio HTTPS chiaramente. Però qui invece c'è la possibilità che possiamo inserire qualsiasi cosa. Era giusto per capire il problema di questo laboratorio. Quindi proviamo ad inserire il... Vediamo questo. Proviamo a fare un altro commento e ad inserire adesso il payload che abbiamo. Allora lo chiameremo Evil Cinnamon Sec. Evil Cinnamon Sec.
vabbè, l'email non ci interessa, e poi qui mettiamo JavaScript, due punti, alert 1. Vabbè, chiaramente comunque io utilizzo dei payload che non sono, che sono innocui, no? Proprio per risolvere il laboratorio, però chiaramente il cross-site scripting può essere utilizzato per cose molto più complesse, come ad esempio anche complesse e malevole, chiaramente. Se facciamo l'alert non succede niente, però se ci rubano i cookie, quello è un problema. E questo poi è il problema del cross-site scripting. Quindi ci dice che il laboratorio è stato risolto, però noi non vediamo un pop-up, non vediamo niente, perché per eseguirlo, vedete anche qua sotto c'è già JavaScript Alert 1, perché per eseguirlo dobbiamo cliccarci, perché appunto è un hyperlink, quindi dobbiamo cliccare sul nome. E come possiamo vedere nella pagina, nell'HTML, nel DOM, vediamo che il nostro payload è stato inserito nell'href, come appunto ci aspettavamo. E questo è problematico perché rispetto al reflected, il cross-site scripting, è problematico perché chiaramente questo verrà eseguito a qualsiasi utente che visita questa pagina, quindi capite che è molto più grave rispetto al reflected. Poi andiamo a vedere l'ultimo laboratorio. Ah, che poi oltretutto, molto interessante, sì, che mi sono scordata di farvelo notare, in questo laboratorio non si potevano usare i doppi apici. Quindi appunto non potevamo fare come il laboratorio di prima e rompere i doppi apici dell'href, perché appunto sono stati codificati, quindi non sarebbero stati eseguiti, sarebbero stati trasformati e il browser li avrebbe considerati come testo dell'href. Ah, ce l'ho ancora aperto, quindi ve lo posso far vedere. Per esempio, se io inserisco bla bla, anzi, on click, sì, on click uguale partner 1, no, me lo metto qui sempre questo. Andiamo a vedere cosa succede. Andiamo a prendere il nostro ultimo commento. E vedete che qui sono state codificate. Infatti, vedete qui che abbiamo la codifica HTML proprio dei doppi apici. Quindi appunto non potevamo utilizzarli. E quindi parecchio tempo fa, se cercavi qualcosa su Google e mettevi il JavaScript, te lo eseguiva, poi ha corretto la vulnerabilità. Vabbè, anche Google comunque ha le sue vulnerabilità, cioè nel senso, chiaramente la sicurezza di Google è molto avanzata, però anche lì, anche Google comunque ha dei bug bounty, credo, quindi cioè, si può trovare, ci sono sempre errori, chiaramente sono molto più complessi da trovare rispetto a un laboratorio di Portswigger, ecco, che sono fatti apposta per studiare, no? E vediamo l'ultimo laboratorio. Qui abbiamo di nuovo un cross-site scripting reflected e anche qui le parentesi angolari sono codificate, appunto. E ci viene detto che appunto questo laboratorio contiene un cross-site scripting nella query di ricerca del tracking, della funzionalità di tracking, dove le parentesi sono codificate. La reflection, quindi
il riflesso, non lo so, accade all'interno della stringa JavaScript. Per risolvere il laboratorio, rompi la stringa e chiama un alert. Ok, facciamo accesso a questo. Reindirizzamento di cosa? The reflection? No, the reflection sarebbe tipo il fatto che il payload viene inserito nella risposta, cioè viene oddio, non mi viene la parola adesso. Viene ripetuto, ecco, viene ripetuto all'interno della stringa di JavaScript. Perché appunto il cross-scripting reflected è quando il payload viene ripetuto nella risposta. Quindi esattamente così com'è, senza codifica, senza niente. Se c'è la codifica, chiaramente devi trovare devi cambiare un po' il payload per farlo eseguire, in modo che riesci ad eseguirlo, proprio perché appunto viene replicato nella risposta. Di nulla. Miau. Setung. Allora, puliamo Barb di nuovo. Chiaramente se non vi è chiaro qualcosa ditemelo, io ve lo spiego 1000 volte se volete. E allora, era nella ricerca, quindi, e diceva che le parentesi angolari sono codificate, quindi noi proviamo ad inserire il nostro solito payload e andiamo a vedere cosa succede qui. Vedi, infatti, qui il nostro qualsiasi cosa noi inseriamo nella richiesta, per esempio questa è la nostra richiesta, qualsiasi cosa noi inseriamo verrà messo anche nella risposta. Infatti vedi qui abbiamo alert, alert, chiaramente viene ripetuto di nuovo nella risposta e questo è proprio quello che crea il cross-scripting reflected. E andiamo a vedere quindi questo e chiaramente l'abbiamo visto qui che viene codificate. Queste sono la codifica HTML come prima delle parentesi angolari. Se noi andiamo a prenderlo tutto vediamo che anche Barb lo decodifica per noi. Quindi andiamo ad inserire una parola sempre che sappiamo che non c'è nel laboratorio e andiamo a trovare dove è questa parola. Come possiamo vedere ci sono viene ripetuta 3 volte. Qui appunto dove viene nel titolo, diciamo, della pagina. Poi abbiamo in questo JavaScript, quindi questo molto interessante. Lo prendo e ve lo copio qui. Questo molto interessante perché comunque è sempre, siamo all'interno qui di un JavaScript, chiaramente è un tag script HTML che contiene del JavaScript. E ricordate, ve l'ho detto, se qui non viene definito niente verrà preso come standard JavaScript. E poi vediamo, abbiamo un'altra, quindi qui e poi qui.
Quindi abbiamo visto che nel titolo non lo possiamo iniettare perché viene codificata. Sì, esatto, nell'immagine. Quindi qui. Che oltretutto questa, come potete vedere, viene creata da questo, proprio da questo script. Infatti, qual è la cosa? Qui, per esempio, cercando nella risposta in BARP, noi lo troviamo solo 2 volte, perché chiaramente l'HTML non ha l'esecuzione di questo script. Però, scusate un attimo. Ah, ok. Non ha l'esecuzione dello script. Perché appunto non troviamo la terza volta, quindi quella dell'immagine. Cosa fa questo script? Praticamente prende il termine che stiamo andando a cercare, in questo caso cinnamonsec, e poi fa un document.write, che è una funzione di JavaScript per scrivere direttamente qualcosa di HTML, e va a concatenare il nostro termine, codificandolo chiaramente. Ora, qui non si può iniettare perché appunto è una funzione, quindi non funzionerà se iniettiamo qualcosa. Però potremmo provare cosa succede. Possiamo fare delle prove, vedere cosa succede se lo iniettiamo qui, che poi in realtà è iniettarlo qui, perché qui è solo una ripetizione del termine che stiamo cercando. E poi questo, appunto questa qui, questo tag immagine verrà creato e scritto nell'HTML, proprio da questo script, e come conseguenza avremo appunto il nostro script HTML. Quindi andiamo a fare un po' di prove, vediamo cosa succede se ad esempio, per esempio, se volessimo inserire un apice singolo, no? Per chiudere. Vediamo cosa... Oh, questo. Vediamo cosa succede, per esempio, se io inserisco apice singolo cinnamonsec. Apice singolo, giusto per chiudere tutto. Andiamo a cercare cinnamonsec. E vedete qui cosa è successo qui? Interessante. Appunto noi non possiamo... Ok, aspettate, dov'è il terzo? Ah, non c'è il terzo. Giustamente, non c'è... Ah, ecco, infatti. La cosa interessante qui, vedete già dai colori, che noi abbiamo chiuso la stringa di search term e abbiamo creato qualcosa di strano in questo JavaScript. Perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiuso search term, quindi appunto vedete noi non abbiamo trovato il terzo cinnamonsec con l'image, perché in questo caso il componente, cioè il search term per lui, in realtà avremo un errore, esatto. Qui abbiamo un errore perché chiaramente lui andrà a creare, ad inserire qui tutto questo. E per JavaScript questo è un errore, cioè non è una sintassi valida. E infatti se andiamo a vedere cosa succede, ci dice che non trova questo identifier cinnamonsec. Perché cos'è la cosa? Lui ha creato una pagina, un termine vuoto, quindi noi stiamo cercando il vuoto come termine da ricercare, però poi qua si aspetta un punto e virgola, perché se no
questo non è un JavaScript valido. Mi dice, ma che stai dicendo? Cosa vuoi dalla mia vita? Però questo è interessante perché in questo caso noi possiamo creare un payload per apice, così abbiamo comunque una stringa, poi un punto e virgola, così chiudiamo l'istruzione precedente, cioè la creazione di una variabile che si chiama search term, e poi qualcos'altro. Qualcos'altro perché se no noi in questo caso avremmo un così. Cioè avremo questo apice, perché ricordatevi che quello che noi inseriamo quello che noi cerchiamo viene inserito dentro due apici. Quindi qualsiasi cosa noi inseriamo qua dentro, noi avremo sempre un apice in più. E quindi dobbiamo cercare in qualche modo di chiudere questo apice, se no in JavaScript non sarà valido e questo tag non sarà creato. Per fare questo, per esempio, possiamo creare una variabile. Quindi in questo caso, per esempio, possiamo inserire così. Quindi inserire questo. Quindi andiamo a provare. Ho inserito appunto singolo apice, punto e virgola e poi creazione di variabile con un singolo apice, così chiudiamo l'apice precedente, cioè l'apice che c'è già, e andiamo a vedere cosa succede. Vedete già qui, vedete che è corretto perché questo ha creato un tag immagine con un termine vuoto, cioè sta cercando il vuoto, non c'è niente qui, no? Non c'è un valore. Per farvelo vedere vado ad inserire tipo cinnamon sec, perché così magari non è chiarissimo, e poi inserisco let my var, così creiamo sempre la variabile. Allora, dov'è? No, non voglio cercare qui. Ecco qui. Allora, prendiamo prima di tutto l'immagine, che poi è quello che viene creato. In questo caso, vedete, è stata creata e viene messa cinnamon sec, proprio perché questo è un JavaScript valido. Infatti, se noi andiamo a vedere lo script, che ha creato questa immagine, vedete che è esattamente quello che ho scritto sopra, cioè cinnamon sec apice punto e virgola let my var uguale un apice, nel nostro caso abbiamo inserito. Però questo è un JavaScript valido, quindi noi possiamo creare in qualche modo un payload che ci fa eseguire l'alert. Cosa succede qui? Noi qui siamo nel contesto di JavaScript all'interno di questo script, quindi noi potremmo inserire qualsiasi JavaScript qui dentro. Non ci importa, basta che la sintassi è valida. Quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo inserire direttamente alert 1. Vedete, questo è... Cioè, qui noi non inseriamo il solito script alert 1 e chiudiamo script, perché noi siamo già all'interno di uno script. Quindi non ci serve inserire questo qui dentro, perché questo non sarà valido oltretutto, perché questo chiuderà il primo script e poi infatti vedete questo ha già cambiato colore perché lui lo vede come HTML adesso. Quindi siamo già all'interno dello script e possiamo inserire direttamente un payload JavaScript. Quindi cosa succede se noi inseriamo questo? Va bene. Viene eseguito. E andiamo a vedere perché. Perché appunto qui abbiamo il nostro codice il nostro codice con alert all'interno. Quindi noi cosa abbiamo fatto? In questo caso noi abbiamo diciamo rotto la stringa che volevamo cercare,
Quindi siamo usciti fuori dal singolo apice della stringa e abbiamo inserito un altro payload. In realtà questa potrebbe essere anche una soluzione, l'abbiamo fatto, cioè nel senso funziona, però in realtà potete anche utilizzare un altro payload che è con l'operatore più. E così, perché praticamente JavaScript è strano. Vediamo se ve lo trovo. No. Qual era? Ovviamente questo codice, questa sintassi non sarebbe valida in un altro linguaggio di programmazione, però JavaScript è fatto a suo modo, perché qui cosa facciamo? Stiamo concatenando una stringa ad una funzione e ad un'altra stringa. Questo in un altro linguaggio non è permesso, per JavaScript si può fare, perché per lui questo operatore si può fare, perché cioè per JavaScript potete sommare anche stringa e numeri, per esempio. E a volte ha delle soluzioni, ha dei risultati strambi. Quindi abbiamo risolto il laboratorio. Anche qui il problema è sempre la validazione e anche la pulizia dell'output, la sanificazione dell'output, come sempre. E quindi abbiamo finito i laboratori. La prossima volta andiamo con i practitioner, che sono un po' più complessi, ci sono cose molto interessanti, ecco. Voi non lo state vedendo. Eccolo qua. Quindi questo. Sì, JavaScript si deve fare riconoscere. C'era una battuta tipo che se, per esempio, se voi fate, e qui c'è il mondo, se voi fate console.log, che è un metodo è una funzione per stampare qualcosa in console, qui sul terminale, se voi fate così, questo fa 11 per lui, perché per lui è tipo concatena una stringa ad un numero. Invece se voi fate così, chiaramente 2. Però è 11, cioè mi fa troppo ridere perché non ha senso. Quindi per questo potete utilizzare anche l'altro metodo con l'operatore. Credo dovrebbe funzionare anche col meno, se non sbaglio. Sì. Perché praticamente lui lo vede come operatore e quindi funziona, cioè... sì. Sì, cioè fa ridere, è troppo divertente. JavaScript. E quindi insomma è questo. Questo che cos'è? E quindi questo, se non avete domande, allora io in realtà ho un dual boot con Kali, perché appunto mi stai chiedendo se
Kali è da macchina virtuale oppure sistema operativo principale. Io ho un dual boot con Kali, però quando faccio queste live uso una macchina virtuale. Infatti è lentissima, io ho sempre problemi con le macchine virtuali. Proprio è il mio nemico principale. Perché se no configurare tutte le robe tipo per streamare si può fare, una volta l'ho fatta, però devo installarmi un sacco di roba. Quindi ho detto vabbè, utilizzo Windows che è più semplice. Però in realtà ho anche Kali come sistema operativo oltre Windows, però lo uso per altre cose, cioè per altre cose mie. Sì, quindi sì, ho Kali più Windows. Poi diciamo in generale, lavorando uso sempre quello di computer di lavoro, quindi non è che lo uso tantissimo Kali, però mi serviva e l'ho messo, ecco. Cioè mi serviva proprio per fare l'esame. Per fare l'esame di Portswigger, quindi l'ho installato proprio per... cioè l'ho messo proprio per quello. E quindi questo. E va bene. Come ultima cosa, ho fatto l'ultimo video. Necessità, insomma. Esatto. Ultima cosa, ho pubblicato un video ieri. Se non l'avete visto, andatelo a guardare. E lo so, forse, come dicevo, forse è un po'... Vabbè, non vi dico niente, non voglio spoilerarvi. È meraviglioso, super bello, andatelo a vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate, anche dei video, insomma, chiaramente anche io mi sto dilettando a fare questi video, a fare queste live, quindi chiaramente se avete feedback, se faccio cagare a spiegare, ditemelo, cioè io non mi offendo. Chiaramente con gentilezza, però, cioè, non mi offendo, però fino a un certo punto. Però ditemelo, perché appunto così mi miglioro, no? Così vi porto anche contenuti migliori, insomma. Se vi interessa anche qualche argomento, ditemelo, non so. Soprattutto voi che andate all'università, magari avete quell'argomento che dite, mi secca, mi annoia, no? Io all'università c'era sempre quell'argomento di un esame che mi scocciava a studiarlo, quindi insomma, fatemi sapere. Fatemi sapere e ora niente, ci vediamo la prossima volta e ciao.